Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sono le energie per i prossimi 3-4 giorni. Vediamo un po' cosa ci raccontano i maestri. Energie per l'Acquario. Acquario, scusami, Gemelli. Forse stai connettendo con una persona del segno dell'Acquario, non so. Gemelli, vediamo. Gemelli. Energie dalla natura. Hai bisogno di luce, immergiti nella natura e innalza la tua energia. Forse siamo stati un po' stressati ultimamente, abbiamo bisogno un po' di energia vitale. Nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Hai bisogno di prestare attenzione ai segnali che ti vengono fatti dall'universo. Cambia strada, il sentiero è sconnesso, cambia direzione e arriverai lontano. Forse ci stiamo incaponendo su una questione, però i maestri ti dicono cambia strada, nulla accade per caso. Qua mi stanno dicendo che magari ci siamo incaponiti su una questione o siamo stati un po' stressati ultimamente dalle vicissitudini della vita. L'universo ti sta mandando dei segnali che hanno a che fare con un tuo cambiare strada. È come se ti consigliassero in questi giorni cambia strada rispetto a quello che hai fatto fino a questo momento, che ti ha abbassato un po' le energie. Vediamo di cosa mi parlano. Sulle energie della natura, hai bisogno di luce, immergiti nella natura e innalza la tua energia. Vediamo un po' cosa mi raccontano su questa carta, Gemelli. Paggio di coppe, 3 di coppe, 5 di denari. Ci siamo sentiti forse esclusi da una celebrazione o da qualcuno. Qua stiamo percependo un senso di isolamento rispetto, oppure abbiamo fatto festa e vogliamo stare isolati perché sentiamo un po' abbiamo necessità un po' di fare un viaggio introspettivo, oppure ci sentiamo esclusi da qualcuno o ci siamo sentiti esclusi da una situazione, da qualcuno. Forse una persona non ci ha invitato da qualche parte, ci sentiamo esclusi da qualcuno. Vediamo un po' ancora. 6 di denari, 7 di bastoni, per quanto riguarda, qua mi parlano anche di una situazione lavorativa. Allora, ci sono delle entrate di denaro qua in questa settimana, ci sono delle entrate, però il 7 di bastoni mi sta parlando anche di un po' di limiti. Forse non è il denaro che vorremmo proprio, ci sono delle entrate però non è proprio il denaro che vorremmo. E poi mi parlano di quest'altra situazione dove ci sentiamo un po' esclusi, magari non abbiamo il denaro sufficiente per fare una determinata cosa, non l'abbiamo avuto, ci sentiamo un po' esclusi. Qua ci sono delle entrate di denaro che però magari non sono quelle che vorresti tu ancora. Perché 5 di denari? 8 di coppe. Come se ci sentissimo un po' esclusi da una situazione. 7 di bastoni, 8 di bastoni, qualcuno non ha chiamato o una situazione non fluiva a livello economico e anche emozionale. Diciamo che tutte queste situazioni ci hanno un po' scaricato a livello emozionale e ti dicono immergiti nella natura e innalza le tue vibrazioni. Sì, forse abbiamo ricevuto il messaggio da parte di qualcuno ma non era quello che avremmo voluto. La situazione è più o meno in equilibrio, però non è proprio come la vorremmo noi. Vedete un po' dove vi risuona. Ok, qua ti dice più contatto con la parte, con la natura, che ti mette in contatto con la tua essenza vitale, va bene? La verità delle cose, ok? Vediamo un po' le altre carte. Nulla accade per caso, di cosa mi sta parlando? Energie prossimi 3-4 giorni, nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali.
Cosa mi dite rispetto a questa carta, gemelli? 9 di denari, 8 di coppe, cavaliere di spade. Qua mi parla di un allontanamento da parte di una persona, di un allontanamento che ci può essere stato emozionale e anche una discussione rispetto a una persona più egoista, che pensava molto a se stessa. Nulla accade per caso, dice. Cos'altro? Il giudizio. Ti sei resa conto di una cosa che non ti piace di questa persona, che poteva essere il suo essere molto concentrato su di sé. Infatti ci possono essere state discussioni per questa persona perché è molto concentrata su di sé o concentrato su di sé. Ci possono essere state delle discussioni, ti dice nulla accade per caso, ci sono stati già dei segnali da parte di questa persona che tu hai ricevuto, ti sei resa conto di alcune cose che non ti piacciono, magari c'aveva il suo intorno problematico anche, e ti dicono nulla accade per caso, oppure questo può accadere in questa settimana. Che la cosa magari andava un po' lenta tra te e questa persona perché era molto concentrato su di sé, c'erano problemi con l'intorno, non lo so. Questo mi stanno dicendo, può accadere in questa settimana, ti darai conto di qualcosa che non ti piace, parlerai chiaro a questa persona, si può generare una piccola discussione. Cosa viene dopo il 5 di bastoni? Però poi si fa pace, 2 di coppe. Cosa avviene dopo il 5 di bastoni? 2 di coppe. 6 di coppe, con la persona che conosci. Si fa pace. Cosa viene dopo il 5 di bastoni? 2 di bastoni. Oppure hai potuto litigare con la tua persona attuale se sei insieme a qualcuno perché una persona del passato si è fatta viva, una persona che era un po' più egoista. C'è potuto stare un litigio e adesso ritorna la pace tra te e la tua persona attuale. 2 di coppe. Il mondo. Sì, si chiude un ciclo e se ne apre un altro. Si chiude con quest'altra persona e si fa pace con la persona con cui stai, se questo è il tuo caso. Oppure qua c'è una nuova tappa d'amore ancora più forte grazie a un litigio che si è avuto. Regina di coppe, vedi sì. Ok, vediamo un po' cosa mi raccontano con il cambia strada. Il sentiero è sconnesso, cambia direzione e arriverai lontano. Cosa mi parla? Cambia strada. La torre, infatti qua c'è stato un evento inevitabile che ha determinato una rottura, un cambio, una situazione molto difficile, un allontanamento, 8 di coppe, non dormire la notte, 9 di spade, re di spade. Qua c'è stato qualche cosa che ti ha fatto molto male, che ti ha ferito, che non ti ha dato da dormire la notte, o un allontanamento da parte di qualcuno con la quale la cosa si è freddata, e quindi c'è cambia strada, ti dice qua. Riprenditi in mano il tuo potere, gemelli e il mago. Ancora 5 di denari. Io non so se mi stanno parlando d'amore in questo caso, forse sì, d'amore, eccolo qua. Cambia strada di approccio con questa persona o cambia strada da questa persona, mi spiego, con la quale c'è stata una rottura, perché qua vedo che a volte tu ti sei sentita esclusa o escluso da questa persona. Cambia modo di pensare, cambia approccio. Vediamo ancora sul cambia strada. 8 di bastoni, l'appeso, diamanti, l'8 di denari. Chi è qua che era molto concentrato sul suo lavoro e sulle sue cose? Oppure era molto concentrato sul far andare bene le proprie cose, a te ti ha escluso. C'è una situazione di questa natura qui. Questo ti ha creato preoccupazione, oppure è una persona che aveva altri fronti aperti. E questo ha determinato una rottura, oppure ti ha fatto pensare molto, tant'è che tu ti sei dedicato di più al tuo lavoro, alle tue cose,
per ricalibrare la tua autostima. Ultima carta, la regina di denari. Sei stata molto paziente con qualcuno, sì, sei stata molto paziente con qualcuno. Qua mi dicono di concentrarti nel qui ed ora, nelle tue cose pratiche, casa, lavoro, famiglia, stabilità, mi dicono, ok? Quindi cambia strada in questo senso, non ti focalizzare tanto su una persona che ti esclude in questo caso, piuttosto sulle emozioni e sulle tue cose pratiche, ok? Vediamo adesso con le carte dell'amore nello specifico. Amore, prossimi 3-4 giorni, gemelli. Eros e Afrodite, qua c'è un'energia erotica molto forte. Eros e Afrodite, energia erotica, sensuale, sessuale, anche col tuo amante mistico, quindi questa è proprio la carta dell'amante mistico che si può anche palesare con qualcuno nella forma terrena, però proprio un godere, il piacere, il piacere è al di là della relazione, cioè il piacere, essere attenti al piacere significa essere attenti alle piccole cose, piacere alle piccole cose, come un raggio di sole che può accarezzarti il viso. Se sei attenta a quel piacere, godi di quel piacere lì e alimenta il tuo secondo chakra. Se invece non siamo attenti al raggio di sole che ci accarezza il viso, non proviamo piacere. E siccome il secondo chakra è proprio questa carta dell'Eros e Afrodite, si spegne quando siamo nella noia o nel vittimismo, nel momento in cui noi invece alimentiamo il nostro piacere con le piccole cose, aumenta, e quindi anche nella relazione con l'altro siamo più ricettivi. Vediamo sull'amore cosa ci raccontano. Due di bastoni, paggio di spade, 4 di denari. Ti vedo godere del tuo amante mistico e stare un po' più riservato, un po' più riservato. Ti vedo un po' prendere decisioni rispetto al nuovo, cercando di vagliare anche quello che è successo in passato a livello relazionale, e ti vedo un po' più, o avere a che fare con una persona un po' più chiusa, un po' più testardo, o sei tu che stai un po' più chiusa o chiuso in te stesso. Vediamo cosa avviene ancora. Re di coppe, qua c'è una persona però che si apre emozionalmente a te, una persona con la quale che ha anche un apego emozionale, si dice in spagnolo, una persona che ha un po' di dipendenza nei tuoi confronti, anche emozionale. 6 di coppe, qua c'è una persona che conosci molto bene, che ha un po' di dipendenza emozionale nei tuoi confronti e tu stai vagliando cosa fare anche rispetto a ciò che è accaduto in passato. Fatto sta che in tutto questo c'è un'energia di Eros Afrodite, questa è una persona che ti idolatra anche, e tu stai lì che stai per prendere una decisione. Sì, questa è una persona che conosci bene, che conosci già e che ha un sentimento molto forte e molto bello anche per te, ok? Tu stai vagliando, stai decidendo, diciamo. Vediamo cosa ti dirà con i miei oracoli lui-lei, che li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Questo re di coppe, cosa ti dirà? Ti amo, che ti ho detto? Ti amo. Cos'altro? Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Qua c'è una persona che conosci bene, che non ti ha mai dimenticato, che sta nel tuo campo energetico e non solo non ti ha mai dimenticato, c'ha una dipendenza emozionale nei tuoi confronti e anche un grosso amore nei tuoi confronti. Probabilmente ti osserva alla distanza. Cos'altro? Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Questa carta ha a che fare soprattutto col fatto che noi siamo in preda a volte a delle distrazioni di qualsiasi natura, però questa persona dice accanto a me c'eri soltanto tu, sia prima che dopo, ci sei soltanto tu. Questo che gravita nel tuo campo energetico, non lo so se te lo dice questa persona in questa settimana, però questa è l'energia che ha questa persona nei tuoi confronti, che ti osserva molto e che ha questa dipendenza emozionale nei tuoi confronti. Ricorda i momenti felici, ha molta malinconia, nostalgia e ti tiene stretta al suo cuore, questo mi sta dicendo. Ovviamente per ognuna di voi poi è diversa, vedrete cosa accade in settimana a seconda di quello che la vostra anima vuole farvi manifestare per la massima evoluzione. Però io vi dico sempre, studiate, praticate
l'arte magica per realizzare il vostro capolavoro di vita, soprattutto dalle mie playlist, l'arte sciamanica. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!